Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda parte, grazie, di agosto. Abbiamo il Papa. Amici del Sagittario, si parla di una presa di consapevolezza. Il Papa parla sempre di qualche tipo di messaggio dall'alto che viene canalizzato. Può anche far riferimento a un matrimonio, magari un matrimonio che è già esistente o, perché no, per qualcuno si potrebbe trattare di ufficializzare la relazione che già avete. Può essere una relazione lavorativa, una relazione romantica, di amicizia. Si parla di un riconoscimento, di un'ufficializzazione. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque di carattere generale, non risuonerà tutto. Se non vi risuona proprio nulla, potete anche ascoltare ascendente, segno lunare e Venere, anche se volete completare il messaggio. Sotto nella descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, andiamo a vedere un oracolo per gli amici del Sagittario. Ok. Wow. Abbiamo una guida personale, carta numero 38. Qui parlano di un angelo che fondamentalmente sta vegliando su di voi. Parla di spiriti di famiglia, quindi potrebbe essere un'anima che fa parte della vostra famiglia di anime, appunto. Potrebbe essere tranquillamente una figura astratta, quindi un qualche tipo di guida a livello astratto, o perché no, potrebbe anche essere una guida di tipo pratico, di tipo fisico, quindi proprio una persona che in qualche modo vi viene in aiuto in questo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Per gli amici del Sagittario, wow, cominciamo con una torre, quindi qualche tipo, è un 2 di denari al contrario, qualche tipo di certezza è stata cambiata. La torre parla sempre o di un crollo dell'ego o di qualche cosa che ha a che fare con l'amor proprio. mm? C'è qualche tipo di situazione che era certa, che in qualche modo non lo è più. Qualche vostra sicurezza è venuta a mancare. Per qualcuno si tratta di una rottura, magari, di schemi di comportamento. Diciamo che avendo questo 2 di denari, al contrario, questa rottura sta portando ad una sorta di equilibrio. So che può sembrare strano, ma è così. E poi abbiamo, wow, gli amanti, amanti e torre, quindi qui si parla proprio di darsi un valore, proprio di quello che è l'amor proprio. Per qualcuno si tratta, la carta degli amanti, di una relazione che voi state sognando, che voi state desiderando, o probabilmente se già avete una relazione, ripeto, che sia lavorativa, familiare o romantica, è la stessa cosa. È come se aveste bisogno di trovare un equilibrio all'interno di questa relazione, ok? La carta degli amanti alle volte fa anche riferimento al fatto che bisogna fare una scelta e normalmente si parla di una scelta fatta con il cuore, ok? Abbiamo poi anche una regina di bastoni e qui potrebbe essere riferito ad una persona che è intorno a voi, potrebbe essere la vostra persona di interesse, potrebbe essere un capo tranquillamente, una madre, una persona più in alto, diciamo, di voi che ha un forte ascendente su di voi che in qualche modo, mm, diciamo, ostacola, mm? Anche se non è la parola giusta, mette il naso, ecco, in quello che è questa situazione. Abbiamo poi la carta della papessa, il fante di bastoni e il 2 di spade. La papessa qua vi dice di fare riferimento al vostro intuito.
Vi ricordo che qui anche avevate il Papa, si parla di canalizzazioni dall'altro, la guida personale, l'angelo custode, ok? Quindi qui si parla proprio di qualche tipo di messaggio che secondo me deve arrivare da dentro di voi. La papessa è particolarmente collegata con quello che è l'attività dei sogni, ok? Quindi potrebbe essere che qualche tipo di messaggio, qualche tipo di illuminazione vi arrivi proprio attraverso quello che è il sogno. Abbiamo poi un fante di bastoni e qui il fante di bastoni fa riferimento ad una persona più giovane di voi, ehm, fondamentalmente con molto molto entusiasmo, molto focalizzata su se stessa, ehm, fondamentalmente una persona piuttosto egoista. E qui con il 2 di spade si tratta di prendere una scelta, di prendere una decisione. Ci sono dei dubbi inerenti probabilmente a questa persona o a questa situazione. E qui con il 2 di spade si tratta proprio di capire da che parte andare, ok? Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Io intanto vi ricordo che ogni lunedì sto pubblicando il corso di tarocchi. È un corso base, quindi non è completo, però è stato studiato così apposta per dare la possibilità a tutti di dare una maggiore spiegazione a quelle che sono le letture collettive. Lo trovate sotto la playlist del canale e se per caso voleste farmi capire, insomma, che apprezzate il mio lavoro, potete iscrivervi, commentare, condividere, mettere un like o perché no anche lasciare una donazione. Andiamo a vedere la torre. 7 di coppe, 4 di bastoni e 9 di coppe. Io credo che qui ci fosse una sorta di illusione per quello che riguarda un contratto, un legame, un'unione, un accordo, un compromesso, una famiglia. C'è un 9 di coppe, quindi secondo me tutto quello che fino a questo momento, diciamo, poteva essere un momento, un periodo di compimento, di forte appagamento, con questa torre viene un po' minato quello che è proprio la sicurezza di questa stabilità, ok? In effetti poi abbiamo il 2 di pentacoli al contrario, andiamo a vedere. La regina di denari e un 7 di bastoni. Io credo che qui ci sia proprio una presenza esterna, qui vediamo la regina di bastoni, qui ce l'abbiamo come regina di denari, che in qualche modo cerca di mettere il naso in questa situazione, cerca di condizionare e diciamo che con questo set di bastoni vi vedo abbastanza impegnati nel difendervi. Può essere o nel difendere voi stessi o nel difendere l'idea magari proprio di questo progetto. Andiamo a vedere la carta degli amanti, abbiamo un 6 di coppe al contrario e la carta del 6 di spade. Di nuovo, il 6 di coppe è una carta che parla comunque di qualche tipo di sogno, qualche tipo di, come vi posso dire, c'è qualche cosa qui legato alla vostra idea di coppia, alla vostra idea di scambio, ok? Perché comunque la carta degli amanti è un 6, è una carta di equilibrio, una carta di giusto scambio. Ma anche questo è un 6 di coppe, ma è al contrario, e anche questo è un 6, quindi avete 6, 6, 6. Per cui c'è qui, in realtà dovrebbe essere un numero di armonia, ok? Però quello che sento io qui è che c'è qualche cosa inerente al passato che voi vi dovete lasciare indietro. Il 6 di spade fa riferimento a quelle che sono le credenze limitanti acquisite durante l'infanzia. L'infanzia ce l'abbiamo qui con il 6 di coppe. Quindi secondo me qui va ridimensionata quella che è la vostra idea o di unione a livello di relazione o di unione a livello di collaborazioni, di lavoro. Ok? Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 7 di denari, un 3 di spade al contrario e la carta della luna di nuovo che mi ricorda il passato al contrario. Qui qualcuno sta aspettando delle mosse dall'esterno, di nuovo. Abbiamo questo 3 di spade che parla comunque di una sofferenza che voi avete dentro. Può essere una sofferenza che è legata a tanto tempo indietro, ok? E questa torre magari è solo stata la goccia
che ha fatto traboccare il vaso, però sento che per molte persone veramente sono cose legate all'infanzia, legate al passato. È un'idea che voi avete per quello che riguarda determinati, come devono essere sviluppate certe collaborazioni. Andiamo a vedere la papessa, perché la papessa parla di intuito e la sento molto collegata comunque alla carta del Papa. 10 di spade, quindi di nuovo qui si fa riferimento a quel tipo di dolore che avete dentro, che è ora ormai di lasciarsi alle spalle. Abbiamo un 9 di bastoni e la carta del matto. Quindi qui il punto è imparare a strutturarvi, imparare a difendere, a mettere le vostre barriere personali. Questo perché? Perché comunque dentro avete tanta gioia da dare, avete tanta luce, ok? Il matto è la carta, diciamo, dell'amore genuino, dell'amore puro. Qui avete bisogno di curare il bambino interiore. Andate dentro di voi e cercate di capire che cosa è valido per voi. Qual è quell'intuizione, quell'idea geniale che voi dovete imparare a difendere fondamentalmente. Andiamo a vedere il fante di bastoni, per piacere, grazie. Un 6 di denari, un altro 6, quindi un re di coppa al contrario, la carta del giudizio e un re di bastoni. Qui avete la regina di bastoni, qui avete il re di bastoni. Dunque, il punto è che questa sorta di attitudine un po' egoista, e sento che qui è necessario per voi diventare un po' egoisti, ok? Perché abbiamo questo, quello che abbiamo spiegato qui, vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Riuscirete, essendo egoisti, a trovare quello che è un nuovo equilibrio di scambio. Qui non si tratta più di darsi a livello emotivo, ma si tratta di iniziare a fare qualche cosa di concreto che vi possa dare la possibilità di riprendervi in mano il vostro potere personale. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un 7 di spade e un 3 di bastoni. Ancora una carta per il 7 di spade, perché il 7 di spade parla sempre di proiezioni. Sì, infatti, parla di proiezioni. C'è qualcuno che sta pensando al futuro, 2 di bastoni e 3 di bastoni, questa è l'idea e questa è l'idea che si materializza, diciamo. Quindi, dov'era questa? No, era qui. Qui c'è qualche cosa che non si vede chiaro con questo 7 di spade, ok? È per quello che vi dicono segui la tua intuizione, perché qui c'è qualcuno che ha un comportamento non proprio chiaro, c'è qualche tipo di verità che non è ancora venuta alla luce. Difatti anche qui la luna è al contrario, quindi è come se ci fosse qualche cosa a livello di subconscio di cui non siete consapevoli fondamentalmente. E il 7 di spade fa riferimento a quello, a qualche cosa che vi hanno detto, a qualche nuovo inizio che vi hanno promesso. E qui c'è il dubbio sul se credere o meno a quello che vi hanno detto fondamentalmente. Io credo che qui il punto sia fare affidamento, fare leva su quello che voi sentite, su quello che è valido per voi, ok? Senza farvi condizionare troppo da quello che sono le influenze esterne. Io credo che se avete un sogno, nonostante le cose non vadano bene, nonostante ci siano tutte queste influenze esterne, questo tradimento, voi andate avanti per la vostra strada. Se voi credete al 100% in quello che è il vostro sogno, metteteci energia, fate esercizi di visualizzazione, mandate luce, fate qualche cosa da un punto di vista pratico per ottenere quello che volete, per avvicinarvi al vostro sogno, ok? Mantenete il focus. Fondamentalmente il discorso è questo. Ok, andiamo a vedere con Osho che cosa si vede e che cosa non si vede di tutta questa situazione. Ok, ecco, abbiamo un'altra volta la carta del giudizio che avevate già qui, oltre le illusioni, repressione, integrazione e intensità.
La presa di consapevolezza è di questa situazione un po' oppressiva, infatti qui abbiamo la repressione. Io credo che qui qualcuno si renderà conto di tutto quello che ha schiacciato in fondo, di tutto quello che non voleva sentire, verrà a galla questa sacerdotessa, la vostra intuizione. Vi ricordo che comunque qui vi parlano di un angelo guida, di uno spirito guida, ok? Quindi come si dice l'angelo della guardia? L'angelo guardiano. Per cui in qualche modo, guardate, anche la carta degli amanti, ok? Nelle raffigurazioni originali viene rappresentata con un angelo. Quindi io sento che in qualche modo questo tipo di passaggio è da fare per volontà divina, c'è questo passaggio che voi dovete affrontare. La carta dell'integrazione è la carta della temperanza, quindi cercate un equilibrio tra quello che è la vostra parte mentale e la vostra parte emotiva, tra lo spirito e la mente fondamentalmente. E qui abbiamo un cavaliere di bastoni, ok? Quindi questo vi deve far capire o pensare al fatto che avete tanta energia da dare, ma dovete farlo in modo equilibrato, perché in questo momento state dando nel verso sbagliato, secondo me. State impiegando la vostra energia per riuscire a fondamentalmente sopravvivere, ok? Questo è un 10 di bastoni. Avete dei pesi che sono dietro di voi e che è ora di lasciarsi andare. Delle responsabilità anche potrebbero essere. Andiamo a vedere con le carte delle fatine un ultimo messaggio per chiudere la lettura. Vediamo che consiglio vi danno, amici del Sagittario. Wow, beh, questa è la carta del bambino interiore. Abbiamo qui anche la carta del matto che ce lo può ricordare e questa carta fondamentalmente dice che dovete abbracciare il vostro bambino interiore, giocare con lui, confortarlo, incoraggiarlo come se fosse un cuore giovane. In realtà ci sono proprio degli esercizi che si possono fare per guarire il bambino interiore. Qui vi invitano a fare qualche cosa di divertente, proprio perché comunque avete questa energia di repressione molto forte e molte persone hanno bisogno di divertirsi, ok? Il meridiano collegato, scusate, l'espressione del meridiano di cuore nello shiatsu, nella medicina tradizionale cinese, è la gioia, ok? Quindi per riempire il cuore bisogna che andiate verso la gioia, cercate di fare qualche cosa che vi dia gioia. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!